Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Oggi realizzeremo insieme questi quadrati con il teschio. Possono essere utilizzati fatti in diversi colori da unire insieme, quindi legare in questo modo per creare ad esempio la bandiera, la decorazione per los Días de los Muertos, oppure possono essere utilizzati anche tipo tovagliette americane, o senza il bordo si possono utilizzare o come maxi mattonella per una coperta oppure come base per una maglia. Per realizzare questo progetto servirà del filato del cotone. Io utilizzo quello di Tessiland, si chiama Iggy, lascerò il link in descrizione, e un uncinetto 2,5. Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere nessun video, di lasciare mi piace e inoltre in descrizione lascerò 2 modalità per sostenere il canale. Una è attraverso una donazione libera e l'altra è attraverso il mio shop, dove appunto vengono caricati dei prodotti di mia realizzazione. Ok, allora iniziamo facendo 78 catenelle. Quindi iniziamo facendo il nostro cappietto e iniziamo facendo quindi 78 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ecco, abbiamo fatto 78 catenelle. Ora vado a fare una maglia alta nella nona catenella dal mio uncinetto, quindi carico il filo e poi conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nella nona entro dentro e faccio la mia maglia alta. Ok, e così abbiamo avviato la riga. 2 catenelle di base, carico il filo, salto 2 catenelle sottostanti, nella terza vado a fare la mia maglia alta. Di nuovo 2 catenelle, salto 2 sotto, nella terza vado a fare la maglia alta. 2 catenelle, carico il filo, salto 2 di base, nella terza maglia alta. Procedo così per tutta la riga. Ok, sono arrivata alla fine della riga, ora faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Queste catenelle saranno l'inizio di ogni nostra riga. Ogni volta che faremo una riga nuova inizieremo sempre con 5 catenelle, perché 3 sostituiscono la prima maglia alta e 2 sono quelli di separazione. Quindi giro il lavoro, carico il filo e semplicemente faccio la stessa cosa che mi trovo nella riga sotto. Quindi faccio la maglia alta, le 2 catenelle, salto queste 2 catenelle di base, entro nella maglia alta sottostante, faccio un'altra maglia alta sopra, 2 catenelle, entro e faccio la maglia alta. In questo modo si crea appunto questo pattern reticolato, all'interno del quale noi, utilizzando i vuoti e i pieni, quindi i quadratini vuoti e i quadratini pieni, andremo a creare il nostro disegno. Procediamo così per tutta la riga. Ecco, sono arrivata alla fine della seconda riga, devo fare l'ultima maglia alta. Faccio sempre le 2 catenelle di separazione, carico il filo, salto 2 catenelle e vado a puntare l'ultima maglia alta saltando le 2 nella terza. Quindi salto le 2 catenelle di base sottostanti, nella terza vado a puntare la mia maglia alta di chiusura. Come vedete si sta
creando quel pattern che vi ho fatto vedere precedentemente. Ora facciamo ancora una riga in questo modo, quindi ci alziamo sempre di 5, giriamo il lavoro e procediamo ancora per una riga in questo modo. Infatti sia all'inizio che alla fine avremo queste 3 righe neutre, diciamo, di separazione. Dalla quarta riga in poi inizierà il disegno del pattern, quindi inizieranno le prime modifiche. Ci vediamo alla fine della riga. Sono arrivata alla fine della terza riga. Ora iniziamo la quarta riga, che è il primo in cui iniziamo a fare il disegno. Quindi facciamo le nostre 5 catenelle, giriamo il lavoro e facciamo sostanzialmente 11 blocchi di maglie alte. Quindi questa conta come una, questa come 2, dobbiamo farne 11. Quindi 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, arrivato all'11° dobbiamo fare 13 maglie alte tutte di seguito, quindi questa vale come prima. Carichiamo il filo e andiamo nelle 2 catenelle di separazione proprio dentro, quindi non nel quadrato grande, perché sennò tirerebbe il filo e verrebbe male, ma proprio dentro la catenella andiamo a fare le maglie alte per un totale di 13. Quindi 3, 4, entriamo dentro, 5, ne ho fatte quindi 13 e vediamo che finiamo sopra la maglia alta della riga precedente e da qua riprendo il mio solito pattern, quindi 2 catenelle, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, così fino alla fine della riga. Ok, adesso dobbiamo fare l'altra riga. La riga successiva andremo semplicemente ad aumentare questa fascia qua, quindi in questo rettangolo e in questo precedente lavoreremo quindi 3 maglie alte in più, quindi una in questa qua e 2 nelle 2 catenelle di separazione, andando insomma a scalare la fascia che ci troviamo qua. Quindi iniziamo facendo il nostro pattern e ci fermiamo a questa maglia alta, quindi nel blocco prima di quando inizia la fascia di maglie alte piene, insomma. Ecco, ci siamo arrivati appena prima dell'inizio di questa fascia, carichiamo il filo e quindi facciamo 2 maglie alte dentro a queste catenelle. Quindi 1, 2, e procediamo facendo le maglie alte sopra a ogni singola maglia alta che ci troviamo sottostante. In questo modo andiamo a creare quello che un po' è il mento dello scheletro. Quindi questi piccoli dettagli che possono sembrare superflui ma aiutano a definire meglio il disegno e la figura. Quindi continuiamo facendo sopra ogni maglia alta una maglia alta fino alla fine e poi alla fine andremo ad aggiungere altre 3 maglie alte. Quindi facciamo le ultime 3, 2 e 3 e qua andiamo ad aggiungere altre 3 maglie alte. Quindi carico il filo, entro nelle 2 catenelle di separazione e faccio altre 2 maglie alte e la terza sopra alla maglia alta sottostante. In questo modo, come vedete, sta iniziando a crearsi un disegno. Procediamo fino alla fine della riga, sempre col solito pattern di maglia alta e 2 catenelle di separazione.
Nella prossima riga dovremo iniziamo ad arrivare con questo pattern, quindi alternato, fino a dove ci siamo fermati alla riga precedente, perché inizierà il disegno da qua, ma non sarà pieno, quindi vi spiegherò punto per punto come fare le aperture. Eccoci, siamo arrivati a dove inizia la fascia di maglie piene. Facciamo 4 maglie alte, questa vale come prima, quindi 1, 2, 3 e 4. Dopodiché dobbiamo fare 4 aperture, quindi facciamo 2 catenelle, saltiamo 2 punti bassi, 2 maglie basse, carico, nella terza faccio una maglia alta, di nuovo 2 catenelle, salto le 2 catenelle di base, entro nella terza, una maglia alta, 2 catenelle, salto 2 catenelle di base, nella terza faccio una maglia alta e per l'ultima volta 2 catenelle, salto 2 catenelle di base, nella terza faccio una maglia alta e dobbiamo concludere fino a quando è finita la fascia di maglie alte, quindi sempre altre 4 maglie alte, calcolando che questa vale come la prima, quindi una già fatta, 2, 3 e 4. Dopodiché riprendiamo il nostro pattern normale, quindi 2 catenelle, entro nella maglia alta successiva e faccio una maglia alta, 2 catenelle, entro nella maglia successiva e faccio la maglia alta, così fino alla fine. Ok, nella prossima riga dovrò sempre arrivare con questo tipo di punto fino a dove iniziano le maglie alte e poi andremo semplicemente a diminuire gli spazi interni, quindi da 4 diventeranno 2 e quindi andremo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, 2 maglie alte in queste catenelle e poi andiamo a fare i buchi. Comunque adesso arriviamo fino a questo punto con il punto normale e poi vi spiego come fare questa parte. Ok, siamo arrivati appena prima dell'inizio del disegno, quindi entro normalmente nella prima maglia alta, faccio le 4 maglie alte sottostanti che mi trovo della riga precedente, quindi 2, 3, 4, entro in queste 2 catenelle di separazione, faccio 2 maglie alte, quindi 1, 2 e poi faccio una maglia alta sopra la maglia alta sottostante, dopodiché 2 catenelle di separazione e mi sposto nella maglia alta sottostante e faccio una maglia alta, di nuovo 2 catenelle di separazione, entro nella maglia alta sottostante, faccio una maglia alta e in queste 2 catenelle di separazione faccio le maglie alte, quindi entro nella prima maglia alta, nella seconda e faccio una maglia alta, dopodiché faccio una maglia alta sopra le 4 maglie alte che mi trovo sottostanti, 2, 3 e 4. Dopodiché riprendo il mio punto classico con maglia alta separata da 2 catenelle e procedo fino alla fine. Il prossimo giro è molto semplice perché praticamente arriveremo col punto alternato fino all'inizio del disegno e poi faremo le maglie alte lungo tutto il disegno, quindi questa linea qua sarà piena. Comunque arriviamo fino all'inizio del disegno e vi faccio vedere come procedere. Ecco, sono arrivata poco prima del disegno
entro nella maglia alta successiva e faccio una maglia alta per ogni maglia alta sottostante, quindi seguo tranquillamente quello che trovo sotto per tutta la fascia fin quando non arrivo alla prima separazione. Ok, e qua entro nelle 2 catenelle di separazione, queste 2, e faccio delle maglie alte. Deve essere tutto pieno, quindi dobbiamo partire al prossimo giro avendo nell'area del disegno, diciamo, una striscia di maglie alte, in modo da separare quella che è la bocca dello scheletro. Così procediamo anche allo stesso modo per i buchi successivi, e poi di nuovo facciamo una maglia alta sopra ogni maglia alta sottostante fino a quando non finisce il disegno, quindi quando terminano le maglie alte sottostante sostanzialmente. Ancora una. Ok, vedete? Abbiamo creato una fascia unica. Da qui ricominciamo il nostro punto di 2 catenelle che separano una maglia alta e procediamo fino alla fine della riga. Ok, siamo arrivati a questa riga. Di nuovo procediamo con questo punto fino all'inizio del disegno. Arrivati al disegno dobbiamo fare 7 maglie alte, di cui questa è la prima, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 catenelle di separazione, salto 2 maglie di base, faccio una maglia alta nella terza, 2 catenelle di separazione, salto 2 maglie di base, faccio una maglia alta nella terza e procedo con le maglie alte fino a quando finisce il disegno, quindi sono altre 7, quindi 1, 5, 6 e 7. Termino la riga andando avanti col punto alternato fino alla fine. Una volta finito, arrivata fino alla fine, quindi con questo punto alternato, faccio l'altra riga tornando indietro e replicando quello che ho fatto nella riga precedente, quindi dobbiamo fare 2 righe uguali. Quindi io adesso finisco questa riga qua, salgo e faccio un'altra riga esattamente uguale, quindi sopra le maglie alte faremo le maglie alte, dove abbiamo le 2 catenelle di separazione facciamo le 2 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle, maglie alte e poi punto alternato, quindi replichiamo la riga sottostante. Ci vediamo quindi tra 2 righe. Ok, ho finito le 2 righe uguali, quindi procediamo con la riga successiva. Arriviamo col punto classico alternato fino a un blocco prima dell'inizio del disegno, perché in questo punto dovremo aggiungere le maglie alte sopra le 2 catenelle in modo da allargare il teschio. Quindi arriviamo col punto alternato fino a questa maglia alta qua. Ok, siamo arrivati al blocco prima dell'inizio del disegno, facciamo 2 maglie alte nelle 2 catenelle di separazione, ampliando così la fascia del disegno. Dopodiché facciamo le maglie alte fino a questo punto, quindi fino al primo buco della riga precedente, che sono sempre le nostre 7 maglie delle 2 righe precedenti. Arrivati quindi al primo buco, ancora una maglia alta,
facciamo 2 catenelle, saltiamo le 2 catenelle di base ed entriamo nella maglia alta facendo una maglia alta. Dopodiché proseguiamo con 2 maglie alte nelle 2 catenelle di separazione. Stiamo facendo il naso dello scheletro, quindi a questo giro avrà solo una parte. E poi facciamo le maglie alte sopra alle maglie alte sottostanti fino alla fine del disegno e poi procediamo col motivo alternato di questo punto. Tornando indietro arriveremo di nuovo con il giro alternato fino all'inizio del disegno. Ok, siamo arrivati all'inizio del disegno. Vi ricordo che nella riga precedente abbiamo aumentato di 3 sia da un lato che dall'altro, quindi questo è un passaggio un po' più difficile, ma poi è tutto in discesa. Quindi entriamo e dobbiamo fare 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Dopodiché dobbiamo fare 2 buchi, quindi 2 maglie alte, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e faccio una maglia alta, di nuovo 2 catenelle, salto 2 di base, faccio una maglia alta e ora devo fare 7 maglie alte, di cui questa è la prima, quindi 1 già fatta, 2, 3, 4, entro nelle 2 catenelle e faccio le 2 maglie alte, quindi 5, 6, 7 e di nuovo i 2 buchi, quindi 2 catenelle, salto 2 di base, entro nella terza, di nuovo 2 catenelle, salto 2 di base, entro nella terza e faccio una maglia alta e poi faccio 4 maglie alte, di cui questa è la prima, quindi 1, 2, 3, 4, arrivo alla fine del disegno e poi termino la riga con il nostro punto alternato. Ok, in quest'altra riga io sono già arrivata al disegno col punto alternato. È semplice, dobbiamo semplicemente aumentare da 2 buchi a 3, quindi rifaccio le mie 4 maglie alte seguendo le maglie alte sottostanti, 2 catenelle, una maglia alta sopra la maglia alta sottostante, 2 catenelle, maglia alta, faccio altre 2 catenelle, salto 2 punti di base, nel terzo faccio una maglia alta, dopodiché faccio altre 2 maglie alte, e di nuovo 2 catenelle, salto le 2 di base, ok, 2 catenelle, entro, 2 catenelle, entro. In questo modo abbiamo aumentato il numero di maglie alte, di buchi, scusate. Procedo con le 4 catenelle, le 4 maglie alte, faccio 2 catenelle e procedo col punto alternato. Fino alla fine. Di queste righe ne dovrò fare 2, quindi al prossimo giro replico sostanzialmente quello che trovo sotto. In questa riga, da qua in poi il pattern è molto facile, io mi sono già portata all'inizio del disegno, quindi entriamo nella prima maglia alta del disegno e sostanzialmente dobbiamo fare tutto il segmento del disegno in maglie alte. Quindi dove troviamo una maglia alta
facciamo una maglia alta, dove troviamo la catenella facciamo la maglia alta dentro la catenella, in questo modo fino al termine, diciamo, del blocco del disegno, quindi fino a qua. Dopodiché ricominciamo con il nostro punto alternato. Di questa riga dovrà essere ripetuta per 4 volte, quindi questa che stiamo facendo insieme alla prima, e dovrete farla altre 3 volte. In questo modo andiamo a costituire la fronte del teschio. Quindi procedete fino, sempre facendo le maglie alte, fino alla fine del disegno. Dopodiché arrivate alla fine, continuate col punto alternato, quindi 2 catenelle e maglia alta, e ripetete questa riga per 4 volte. Dopodiché ci mancheranno ancora 3 righe di diminuzione della fronte, le 3 righe totalmente alternate come da inizio pattern, e dopodiché avremo finito il nostro teschio. Quindi ci mancherà solo il bordo per chi vuole utilizzarlo appunto come bandiera. Ok, vedete, abbiamo creato la riga intera del cranio. Adesso continuiamo col punto alternato e ripetiamo questa riga 4 volte. Ci vediamo alla fine. Ok, abbiamo fatto le nostre 4 righe. Ora io mi sono già portata con il punto alternato all'inizio del disegno. Quello che dobbiamo fare è semplicemente eliminare un blocco da entrambi i lati. Quindi qua, invece che proseguire con le maglie alte, entro dentro, faccio una maglia alta, 2 catenelle, salto 2 maglie di base, nella terza faccio una maglia alta. In questo modo ho diminuito. Ora faccio le mie maglie alte e mi fermo 3 maglie alte prima, quindi faccio tutte le mie maglie alte che mi trovo sottostante, 4, procede in questo modo. Questa è la tecnica che utilizzeremo per tutte le righe di diminuzione. Ci siamo quasi. Ecco qua, ci fermiamo. 3 maglie alte prima, così quando mancano 3 maglie alte faccio 2 catenelle e nella terza faccio una maglia alta di chiusura. Dopodiché ricomincio col pattern. Nella riga successiva farò esattamente la stessa cosa, quindi arriverò qua e creerò un altro spazio, quindi arrivata qua farò la mia maglia alta, 2 catenelle, salto 2 e nella terza faccio la maglia alta, continuo con le maglie alte, mi fermo 3 maglie alte prima e faccio le 2 catenelle di separazione, la maglia alta e continuo col punto alternato, così per 3 volte. Quindi questa è la prima, altre 2 di diminuzione. Ci vediamo alla fine delle diminuzioni. Una volta finite le diminuzioni andremo a fare semplicemente 3 righe come all'inizio di solo filo alternato, quindi arriveremo fin qua, poi salteremo le 2 maglie e faremo la maglia alta di separazione facendo una riga di solo alternati e così per 3 righe. Ci vediamo alla fine. Ok, abbiamo terminato il nostro pannello centrale. Questo pannello si può utilizzare, adesso andremo a fare insieme i bordi per realizzare la
bandiera dello Días de los Muertos, come vi ho fatto vedere all'inizio, però il pannello così com'è si può essere utilizzato anche o come mattonella gigante per una coperta, ad esempio, quindi fate un tot di numero di queste mattonelle e le unite insieme, o anche come base per una maglia, può essere il retro di una maglia, fate un pannello uguale tutto con questo punto alternato e può uscire anche una bella maglia. Ora però andiamo a vedere come fare il bordo a festone. Quindi sostanzialmente andremo a fare 5 maglie alte nello stesso spazio, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Ci spostiamo nello spazio successivo, facciamo una maglia bassa, ci spostiamo nello spazio successivo e facciamo 5 maglie alte. 2, 3, 4, 5. Ci spostiamo di nuovo direttamente nello spazio successivo, maglia bassa e di nuovo nello spazio successivo 5 maglie alte. Andremo avanti così per tutto il bordo. Quindi in questo modo andiamo a concludere e a definire il nostro lavoro. 4 e 5, maglia bassa, e proseguiamo per tutto il contorno del quadrato. Ecco qua, abbiamo terminato la nostra bandiera. Vi ringrazio per avermi seguita e vi ricordo che di iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto, lasciare mi piace e attivare le notifiche per non perdervi neanche un video. Ricordo anche che in descrizione metterò il link del filato e metterò anche, per chi vuole, 2 modalità per sostenere il canale. Una è una donazione libera e l'altra invece il link al mio shop, dove ho messo dei prodotti appunto per sostenere il canale. Vi ringrazio per essere rimasti con me e per ogni domanda potete scrivere nei commenti. Grazie e ciao!